visit to your beautiful country, my first visit to the Venice area. Bene, allora grazie di questo caldo benvenuto, è la mia terza visita qui in Italia ed è la prima volta che vengo nell'area di Venezia. And Venice is beautiful. Venezia è spettacolare. I would like to, before I jump into my presentation, I would like to introduce Jody Schwartz, who is here with me today. Jody. Prima di iniziare la presentazione, Jody works for Jack Canfield, who wrote the books Chicken Soup for the Soul and Success Principles. e quindi Jody, che è la mia compagna, lavora per Jack Canfield, che è l'autore del brodo caldo dell'anima, Chicken Soup for the Soul, e i principi del successo, Success Principles. So I'm really pleased today to do probably one of my favorite presentations. It's called Networking for Success, and I will talk about some very specific elements of networking that will help you both in and out of BNI. E oggi stasera vi propongo questa presentazione che è Networking for Success, è una delle mie preferite e che vi darà degli strumenti per migliorare le vostre competenze di networking dentro il BNI ma anche fuori. So many years ago I had an opportunity, and then I think at the end we'll have at least 30 minutes for Q&A to answer questions. E poi alla fine della presentazione avremo una mezz'oretta circa per delle domande. So many years ago I had an opportunity to speak in London to a group of about 900 people at a convention or conference. Qualche anno fa ho avuto la possibilità di parlare a circa 900 persone a Londra a una convention. And I watched how everyone was networking, and it seemed very transactional. People were, basically using networking as a face-to-face cold calling opportunity. E notavo un po' come si muovevano, no, le persone durante questo networking e avevo la sensazione che si muovessero un po' come fosse una serie di chiamate a freddo in presenza. So when I got up to speak, I asked two questions. I've never done this before in an audience, but I asked two questions. E quindi quando sono salito sul palco ho fatto due domande che non avevo mai fatto prima. The first question I asked everyone, and you don't need to answer, but the first question that I asked everyone was, La prima domanda che ho fatto, e non dovete rispondermi, how many of you are here today? I asked them, how many of you are here today hoping to just possibly sell something? chi di voi è qui oggi con anche solo la remota possibilità o speranza di vendere qualcosa? 900 people raised their hands. 900 persone hanno alzato la mano. I said, great. Second question. Bene, seconda domanda. How many of you are here today hoping to, maybe just possibly buy something? Chi di voi è qui per, diciamo, possibilmente comprare qualcosa? No one raised their hands. E nessuno ha alzato la mano. Not one single person. Neanche una singola persona. This is what I call the networking disconnect. People show up at networking events wanting to sell, but nobody's there to buy. Questo è quello che io chiamo il networking disconnect. Le persone arrivano e semplicemente vogliono vendere, ma non vogliono comprare. So why go to networking events? E quindi perché andare a un evento di networking? That's what I'm going to talk about today. I'm going to talk about the mindset and the skill set for networking so that you can go to networking events and really get something out of it. E questo è quello di cui parleremo oggi. Parleremo di atteggiamento mentale, parleremo di competenze. È l'insieme dei due che vi permette di andare a un evento di networking in maniera efficiente e efficace. The first thing I'm going to talk about is the mindset, the things to think about before you actually start to network. La prima cosa di cui vogliamo parlare è l'atteggiamento, perché sono le cose a cui dobbiamo pensare prima ancora di cominciare a fare networking. And the second thing is the skill set, the techniques, the tactics to use to network with people. E la seconda cosa invece è quello delle competenze, cioè tutte le tattiche, le tecniche che usiamo quando facciamo networking. What most people teach are the techniques, but they forget to talk about the mindset, and without the mindset, the techniques won't work very well. La maggior parte delle persone che parla di networking insegna quelle che sono le tecniche, soltanto che se ci dimentichiamo e trascuriamo quello che è l'atteggiamento mentale, le tecniche non funzioneranno altrettanto bene. So the whole idea of the mindset begins with something called EQ, or emotional quotient. L'atteggiamento comincia dal EQ, quindi il E, che è il quoziente di intelligenza emotiva.
It's your ability to interact effectively with other individuals, with other people. È l'abilità di riuscire a interagire efficacemente con altre persone. It's basically your people skills, your ability to connect with people in a relational way. E quindi sono tendenzialmente delle abilità relazionali, no? L'idea di riuscire a connettersi, trovare una connessione con le persone. The problem is that we don't teach this in colleges and universities anywhere in the world. We don't teach networking, we don't teach emotional intelligence, we don't teach social capital. Quello che è il problema è che nessuna università del mondo si insegna il networking, si insegna l'intelligenza emotiva, si insegna quello che è, diciamo, il capitale sociale. And it amazes me that we don't teach this in school because most people that I have talked to me about how important networking is. E mi stupisce questa cosa perché la maggioranza delle persone continua sempre a ripetermi quanto questo sia importante. A book that we have here tonight has just been translated into Italian. It's called Business, Networking and Sex. Not what you think. Il libro che abbiamo qui stasera, che presentiamo, è la versione italiana di Networking and Sex, e non è quello che pensi. It's about the difference between men and women and how they network. Ed è diciamo, un libro sulle differenze tra come fanno networking gli uomini e le donne. And I want to talk a little bit about that in this presentation. I've got a few slides that are from that book. E ho nella mia presentazione qualche slide su questo argomento. This data that I'm going to show you next is from the book, and it relates to a question that was asked for the survey that was published in the book. E la domanda che segue è una domanda che effettivamente abbiamo fatto all'interno di un'intervista che è alla base di quello che è il libro. So we surveyed 12,000 people from all over the world for the data that is in the book. Abbiamo intervistato 12.000 persone. And one of the questions that we asked was, has networking played a role in your success? E la domanda era, il networking ha contribuito al tuo successo? 91.4% of the respondents said yes, networking has played a role in my success. 91,4% degli intervistati ha detto sì, ha contribuito al mio successo. But we don't teach this in colleges and universities. Ma noi non lo insegniamo. Would you like to know why? I think we don't teach it. Sapete perché non lo insegniamo? Yeah. See? Nodding is the universal. Se fate così vuol dire sì, se fate così vuol dire no, e se fate così. Before I give the answer, are there any full-time tenured professors in business that are in the audience? Allora, prima che io vi dia la risposta, c'è qualche professore universitario in sala? No? Okay, then I'll tell you the answer. Allora ve la dico. So, full-time tenured professors in business. See, I teach in a business school. I have taught off and on for the last 20 years in business schools. Allora, vedete, io insegno all'università, no? Sono quello che noi chiameremo un professore a contratto. L'idea è che a tratti ho insegnato all'università, ma non sono di ruolo accademico. But I'm an adjunct faculty member, which is like a part-time faculty member. E quindi, diciamo, sono un docente part-time, no? Ecco, quello che dicevo a contratto. I've also been on the board of trustees for a university where the president reports to the board. So I've been both a professor and a member of the board of trustees. Sono stato anche nel consiglio di istituto di qualche università. So I've seen everything in between, particularly the full-time tenured professors. E quindi ho potuto osservare sia a livello dei professori, sia quello di quelli a contratto che di quelli accademici, e poi anche quello che accadeva poi dopo nel consiglio. So every course at a university has to be developed by a full-time tenured professor. An adjunct professor like me is not allowed to develop a course. Allora, tutti i corsi del curriculum universitario devono essere progettati da degli accademici. And this is very much the same all over the world. Ed è lo stesso ovunque nel mondo. So here's my theory on why we don't teach networking in universities. E quindi qui c'è la mia teoria sul perché non insegniamo il networking nelle università. Most full-time tenured professors in business have never run a business. Perché gli accademici non hanno mai avuto un'attività. Yet they teach business, even though they never run a business.
E insegnano economia aziendale anche se non hanno mai avuto un'azienda. So they have no idea that 91% of 12,000 people all over the world said networking is absolutely critical because they've never been out there doing business. Per cui il fatto che loro non sanno nemmeno che il 91,4% delle persone ha detto che il networking è fondamentale per la crescita dell'attività, perché loro non hanno mai avuto un'attività da far crescere. Think about it, most universities, there are a few, but most universities don't even teach sales classes. E la maggior parte degli atenei non insegna neanche le competenze di vendita, ce n'è qualcuna che lo fa, ma la vendita, le competenze commerciali no. We give young people a bachelor's degree in marketing and they don't know how to sell. Quindi si laureano in marketing e non sanno come vendere. Again, it's because professors have never been out there in the real world selling. E di nuovo perché i professori non sono mai stati nel mondo a doversi vendere. Heaven forbid that they get their hands dirty and make a sale. Dio li scampi dal fatto di sporcarsi le mani e concludere una vendita. Professors love advertising because you don't have to actually sell to anybody. I professori adorano la pubblicità perché vuol dire che non devono vendere. They love social media because it's all online. Adorano i social media perché è tutto online. But to sell, to network, they don't know how to do that. Ma vendere e fare networking loro non lo sanno fare. So we don't teach it in colleges and universities. Ed è per questo che non viene insegnato nelle università. And it is one of the reasons why I've written so many books on networking and teach networking so that people can learn how to do it effectively. E questo è uno dei motivi per cui ho scritto così tanti libri sul networking, è perché insegno networking, perché così le persone possono imparare a farlo in modo efficace. So the first of the mindset concepts that I want to talk about now is a concept called the butterfly effect of networking. Allora, il primo di questi concetti è l'effetto farfallo. The butterfly effect is a concept that is in a division of mathematics called chaos theory. L'effetto farfalla rientra in un ambito della fisica che si chiama la teoria del caos. So the butterfly effect, part of chaos theory, basically says that the flapping of the wings of a butterfly, this is a good photo op. I'm making pictures too. The flapping of the wings of a butterfly change some minute thing in the environment. Allora, questa teoria dice che il battito delle ali di una farfalla cambia qualcosa di talmente minuscolo all'interno dell'ambiente. And that small change changes something else, which changes something else, which changes something else, which changes something else, which changes the weather. E questa piccola cosa cambia qualcos'altro, che cambia qualcos'altro, che cambia qualcos'altro, che cambia qualcos'altro, che cambia il tempo. Now, this is in a division of mathematics, so why am I talking about it here? Let me show you. Perché stiamo parlando di matematica qui? About 16 years ago, I was on this island for the very first time. Circa 16 anni fa sono stato su quest'isola la prima volta. This is Necker Island, and I was in the great room of Necker Island. Ero su Necker Island ed ero nel gran salone di Necker Island. Now, in this particular room, you literally had a 360-degree view of the entire ocean. In questo salone c'era una vista che era letteralmente 360 gradi sull'oceano. But when I went there for the first time in 2007, the only place you could get internet on the island was in this room. Nel 2007, quando sono andato la prima volta, era l'unico posto dove potevi avere una connessione internet. So I was sitting in this room because I had an article due to entrepreneur.com that day. So I had to write the article. Ed ero lì perché quel giorno dovevo consegnare un articolo per entrepreneur.com e quindi ero lì a scrivere l'articolo. But I had no idea what I was going to write. Ma non avevo la più pallida idea di cosa scrivere. None. I was completely stuck. I had no idea of what I could possibly write. Non avevo idea, ero proprio bloccato. And I didn't even want to write it. I'm on this beautiful island looking at this ocean, and I didn't want to write it, but it was due that day. I had to do it.
Non avevo neanche voglia di scriverlo sinceramente, ero lì su quest'isola fantastica, cioè figuriamoci, però lo dovevo scrivere. So while I'm sitting there trying to figure out what I'm going to write, Mentre ero seduto lì cercando, stavo pensando cosa scrivere, up walks Sir Richard Branson. si avvicina Sir Richard Branson. You know, Virgin Atlantic, Virgin Avete presente? Voyages, Virgin Galactic, Virgin everything. Virgin Islands. So he walks up to me and he says, "Hey, what are you doing?" Lui viene lì e mi dice, cosa stai facendo? I said, "I've got an article that's due today and I've got to write it before the end of the day." E io dico, devo scrivere un articolo, entro stasera lo devo consegnare. He said, I understand deadlines, you know, good luck. Sì, sì, io so cosa sono le scadenze, auguri. But if you get done early, come on down to the ocean and by the pool, that's where we're all hanging out. Come on down and join us. Se finisci presto, vieni giù in piscina che siamo tutti lì a divertirci. And if I don't see you, sit next to me at lunch and you can tell me more about this BNI thing that you do. E se non ti vedo, poi dopo domani a pranzo ti siedi vicino a me e poi dopo a quel punto diciamo, mi racconti un po' di più di questa storia di BNI che non ho capito bene. And then he went on down to the ocean and the pool. E va giù. Ah, Vai in piscina. Avete capito, vero? So I sat there after this billionaire comes on up to me and says, "Hey, come on out and play, let's go play." And I, go ahead. Praticamente arriva un miliardario e mi dice, dai, vieni a giocare. And if we don't see each other down there to play, then sit next to me in the lunchroom and let's talk. E se non ti vedo, allora a quel punto lì praticamente siediti di fianco a me a pranzo così parliamo, no? And I sat there and I thought, damn, how did I get here? How did I get to this island where a billionaire says, "Hey, come on, let's go play"? Io dentro la mia testa dicevo, ma come ci sono arrivato su quest'isola dove c'è sto miliardario che arriva lì e dice, dai, vieni a divertirti in piscina? And that became my article for the day. E quello è stato l'articolo del giorno. It was about the butterfly effect of connecting with people. Era sull'effetto farfalla nella connessione delle persone. What I did was I reverse engineered how I was invited to Necker Island, and it went back 2.5 years and about 7 or 8 relationships. E quindi sono andato a ritroso in tutte le concatenazioni fino a quando sono risalito a quando 2 anni e mezzo prima e 7-8 relazioni in mezzo era partito, quello era il punto di partenza. So about 2.5 years earlier, I met a person who invited me, who introduced me to someone else, who introduced me to someone else, who introduced me to someone else, who introduced me to someone else. Li sto contando. Avevo 2 anni e mezzo prima, avevo conosciuto una persona che mi ha presentato una persona, che poi mi ha presentato un'altra persona, che mi ha presentato un'altra persona, che mi ha presentato un'altra persona. Which is totally the butterfly effect of networking. It's one relationship making another relationship, and another relationship, and another relationship. Che è esattamente l'effetto farfalla, no? Una relazione porta un'altra relazione, porta un'altra relazione e così via. And one of those relationships, one of those people that I met along the way was Jack Canfield, E una di queste persone che ho incontrato era Jack Canfield, who Jody works for. per cui lavora Jody. Of course, I met Jody E ovviamente ho incontrato because Jody of Jack Canfield and Jack's partner, Patty Aubrey. perché c'erano anche praticamente Jack Canfield e il suo socio Paddy Aubrey. So the butterfly effect has a good personal connection as well as a Quindi diciamo che l'effetto farfalla funziona in ambito professionale e anche in ambito personale. And I realized the power of one relationship leading to another relationship, which leads to another relationship. E mi sono reso conto di quanto è potente l'effetto per cui una relazione porta a un'altra e un'altra e un'altra. After I wrote that article, the following week I called the first person that started the whole process. Her name was Kim. She was a BNI member. E una settimana dopo, rientrato dall'isola, praticamente ho fatto una telefonata alla persona che aveva cominciato tutto, che si chiama Kim, è un membro BNI.
And she was a life coach. She had no employees. She was just a coach with her own little small business. But she introduced me to someone who introduced me to someone. Lei era una semplice life coach, no? Senza un'azienda, dipendenti, collaboratori, tranquilla, da sola, no? Ma lei mi aveva presentato a qualcuno, che poi abbiamo presentato a qualcun altro, eccetera, eccetera. So I called Kim and I said, Kim, I want to thank you for introducing me to Richard Branson. E quindi io la chiamo e dico, grazie per avermi presentato a Richard Branson. And she was like, What? Ivan, I don't know Richard Branson. Lei dice, aspetta un attimo, io non conosco Richard Branson. And I told her the story. E gli ho raccontato la storia. The person that she introduced me to, who introduced me to, and et cetera, and how I got to Necker Island. And I wanted to take the opportunity to thank her for starting the butterfly effect for me. E quindi diciamo, gli ho raccontato tutta la storia di chi, diciamo, delle persone a cui lei mi aveva presentato, che mi ha presentato poi un altro, ma era stata lei a iniziare tutto. You see, this is an important part of the mindset because Kim was a small business. And who would have thought that she would have introduced me to somebody that would have ended up leading to Richard? E vedete, questa è una questione di atteggiamento, no? Perché lei in realtà è una professionista, quindi un'attività molto piccola. E chi penserebbe mai che dalla conoscenza con lei, che mi presenta qualcun altro con l'altro, io finisco poi a Necker Island? The power of the butterfly effect of networking is that you just don't know who people know. La potenza dell'effetto farfalla nel networking è che noi non sappiamo mai chi conosce chi. And so it shouldn't matter whether you, from your perspective, feel like you're networking down or networking up, networking with people at different levels of their career. The key is, are you networking with quality people? Quindi la chiave quando noi facciamo networking non è tanto il fatto di capire se stiamo facendo networking verso il basso, verso l'alto, quale livello di carriera si trovano le persone con cui stiamo facendo networking. La chiave è se sono persone di qualità. So I had this opportunity to go to Necker Island back in 2007 and have since been able to go back another 4 times, one with Jody. E da allora ho avuto l'opportunità di tornare a Necker Island altre 4 volte, una con Jody. But the butterfly effect continues in my life since I've gone there on a number of occasions. It continues in my life. Ma questo effetto farfalla continua nella mia vita. Because soon after this meeting, this was the first time I met with Branson, soon after this meeting I was invited to see the rollout of the White Knight 2. Perché subito dopo quell'incontro che avete visto nella foto precedente, sono poi stato invitato all'inaugurazione del White Knight 2. The White Knight 2 is the spaceship that will, and it has been, they've now launched several times with passengers. It's the spaceship that will go up into space and then land again. E questa è la navicella spaziale che nel frattempo ha fatto diversi lanci anche con passeggeri e è la navicella spaziale che porta le persone su nello spazio e poi a terra di nuovo. And of course that's Branson, but this gentleman here is Bert Tan, who is the designer of the White Knight spaceship. Allora uno come vedete è Richard Branson e l'altro è Bert Tan che invece è il designer, il progettista. Now this isn't a photo that I got off the internet. This is me holding my camera up, and you can see there's people's heads right here. I'm holding my camera up to take this picture. E come volevo sottolineare che questa non è una foto che io ho preso da internet, ma è una foto che ho fatto io, no? Tenendo in alto la mia camera, perché come vedete sotto ci sono le teste delle persone e io semplicemente sollevavo la camera per fare la foto. And then a couple of years later I was invited to see the rollout of the spaceship. Actually, the White Knight 2 is the mothership, not the spaceship. So the White Knight 2 is this ship. That's one plane. Quindi praticamente il Night White 2 in realtà è la navicella madre, no? E qualche anno dopo sono stato invitato a vedere invece il lancio della Spaceship 2, che invece è la navicella proprio. This is the spaceship. Questa è la navicella spaziale. So this jet goes up to about 60,000 feet, drops the spaceship launches into space. Allora quello che succede è che praticamente l'aereo, che è il tutto, arriva
arriva fino a 60.000 piedi e da 60.000 piedi poi dopo rilascia la navicella che è al centro, la quale poi decolla e va nello spazio. So I've had an opportunity to go back to Necker Island several times, and some of you may or may not know, I'm also a future astronaut with Virgin Galactic, so I will be one of the people going up into space. Ho avuto la possibilità di tornare, come dicevo, 4 volte su Necker Island e forse non tutti sanno che io sono anche candidato a essere un astronauta, mi sono già prenotato per salire. I signed up a long time ago, it was a lot less money then. Ho firmato un sacco di tempo fa e costava molto meno di oggi. Okay. The butterfly effect of networking is to follow the ripple that takes place in your life. Continue to follow that ripple where it goes. L'idea dell'effetto farfalla è continuare a seguire l'onda che si forma, no? Si formano tutte queste ondine con quell'effetto e continuiamo a seguirle. All right, so the butterfly effect is the first mindset. Here's the second mindset, and that's diversity. Ok, primo pezzo dell'atteggiamento mentale è l'effetto farfalla, il secondo pezzo è la diversità. The more diverse your network is, the more powerful it is. Perché più è diversificato e più è potente. Networks are by nature clumpy. That's the technical term. I network generalmente sono dei conglomerati, no? Sono aggrumati, termine tecnico. They're cluster-like. We tend, as humans, to hang out with people that are sort of like ourselves. Perché sono fatti tipo a dei cluster, no? Perché noi come esseri umani ci piace stare insieme alle persone che sono simili a noi. But the truth is, the more diverse your personal network, the more successful it's going to be. Ma più è diversificato il nostro network e più avrà successo. So the whole idea is that you have somebody who is in your network, and that person connects you to somebody else who connects you to somebody else. So you are now connected to other clusters of people that are nothing like you. Quindi l'idea è di stabilire una connessione con qualcuno che ti può introdurre in un altro di questi gruppi e poi dopo ancora in un altro di questi gruppi, così abbiamo connessioni con diversi gruppi. And it's not just ethnicity, it's also age. It could be socioeconomic background. It could be obviously gender. There are many different clusters that you want to be connected with. E ovviamente questi gruppi non sono soltanto dei gruppi che hanno a che fare con l'etnia, ma c'è l'etnia, c'è il genere, c'è il background socio-economico, ci sono tutta un'altra serie di variabili che possiamo andare a esplorare. For example, education. I have a whole cluster of people that I'm connected to that are professors. Per esempio anche a livello di istruzione, io ho un gruppo che frequento che sono tutti professori universitari. And trust me, they're way different than the entrepreneurs that I know. E sono molto diversi dagli imprenditori che conosco. But it makes my network stronger because it's very diverse. Ma rende la mia rete più forte perché è molto diversificata. So diversity is key. The next one is the most important, however, for mindset. E il prossimo elemento, sempre nell'ambito dell'atteggiamento mentale, è quello più importante. And this is the VCP process, which you have probably, if you've been in BNI any length of time, you're familiar with. Ed è il processo VCP che probabilmente se siete in piedi da un po' conoscete bene. It stands for visibility, credibility, profitability. E sta per visibilità, credibilità e profitto. First you have to be visible. People have to know who you are and what you do. Prima cosa bisogna essere visibili, le persone devono sapere chi sei e cosa fai. Then you have to establish credibility, and that's where people know who you are, they know what you do, and they know you're good at it because you've built a reputation over time. E la seconda cosa è che devi costruire una credibilità, cioè sanno chi sei, cosa fai, sanno come lo fai e ci hai costruito la tua reputazione intorno al come lo fai. Then and only then can you get to profitability where people know who you are, they know what you do, they know you're good at it, and they're willing to give you referrals. E solo allora tu arrivi alla parte del profitto, perché sanno chi sei, sanno cosa fai, sanno come lo fai, sanno che sei bravo e allora a quel punto sono disposti a darti delle referenze. So let's go back to the networking disconnect where people are showing up wanting to sell but not to buy. Torniamo al networking disconnect, quello con cui abbiamo aperto, dove le persone vanno agli eventi per vendere e non comprare. Why do you go to networking events? You go to networking events to work your way through the VCP process. Allora si va agli eventi di networking per andare, percorrere
processo e alimentare il processo BCP. So there's actually a fourth phase, and it's over here, and instead of visibility, it's called invisibility. Nobody knows who you are. Perché c'è ovviamente la fase precedente, no, in premessa, che è la quarta, che è l'invisibilità della serie, nessuno sa chi sei, cosa fai. So when you go to networking events, you have visibility. People start to know who you are. They know your name. They know your profession. E quindi la visibilità è il concetto che le persone, quando tu vai a un evento di networking, cominciano a sapere chi sei, cominciano cosa fai. Or you might meet people there that you're at credibility with. Oppure in quell'evento possiamo incontrare qualcuno con cui abbiamo già una relazione in credibilità. That's a completely different discussion. Ed è una conversazione completamente diversa. When you meet somebody that you're just trying to create visibility with, you're basically telling them who you are and what you do. Perché quando costruisci una relazione a livello visibilità, semplicemente gli racconti chi sei e cosa fai. But if you're at credibility with somebody, the conversation's more about the projects that you are working on, what are you doing next, what are they working on, what are they doing next. Invece quando sei a livello di credibilità, la conversazione sta più sui progetti, no? Che cosa fai tu, che cosa farai, cosa stai pensando, cosa fanno loro, cosa stanno pensando loro. It's a completely different kind of conversation. È una conversazione completamente diversa. And profitability is the same. It's a completely different kind of conversation than from credibility. E il profitto a quel livello lì è completamente diverso, di nuovo una conversazione diversa da visibilità o credibilità. You meet somebody at a networking event who you've given referrals to, the conversation then is going to be about how did that referral work out? Did it turn into a sale? It's a completely different conversation than the previous one. È una conversazione completamente diversa perché quando tu incontri qualcuno a un evento a cui hai dato una referenza, a quel punto è come è andata la referenza, se sei riuscito a chiudere l'affare, e come è andata, eccetera. So one of the things that you should do is take a look at your database, the number of contacts that you have in your database, and ask yourself, am I at visibility, credibility, or profitability with this person? Quindi, dopo quello che dovreste fare è guardare il vostro database di persone e cercare di capire con ognuna a che livello siete, visibilità, credibilità o profitto. And you communicate completely differently with each of them, obviously. E ovviamente comunicare in modo diverso con ciascuno di loro. Now, related to this is another concept that we teach in BNI, and it's the time confidence curve. C'è un altro concetto che in BNI insegniamo, che è quello della curva della fiducia nel tempo. It doesn't matter what kind of business you're in, it's going to take a certain amount of time before people have confidence in your ability to provide a quality product or service. Ci vorrà un po' di tempo prima che le persone abbiano fiducia nel fatto che voi possiate fornire un servizio o un prodotto di qualità. Now, an important aspect of the time confidence curve is the types of professions that are in, say, a BNI chapter or in a network. Ci sono delle variabili in base alle professioni. So a florist might have a quick time confidence curve. They get the credibility, they get to referrals much quicker. E per esempio un fiorista ha una curva molto più stretta, no? È molto più ripida perché è molto facile per loro, molto veloce ottenere la fiducia. A printer takes longer. Per uno stampatore ci vuole di più. A real estate agent, somebody who's selling real estate, takes even longer. Un agente immobiliare ancora di più. An investment advisor, somebody who is investing your retirement income, takes the longest. E il più lungo in assoluto a potersi guadagnare la fiducia è il consulente finanziario. This is so important because you have to recognize what profession you are in to give consideration to how long it will take for you to get from credibility to profitability. E questo è importantissimo perché sapere qual è la tua professione e capire come funzionerà la tua curva della fiducia è importante per capire come devi lavorare per costruire la tua credibilità. So these are most of the mindset concepts before we jump into skill set. Quindi questi sono un po' i concetti che rientrano nell'ambito dell'atteggiamento. When you understand the butterfly effect of networking and diversity, and you understand VCP, now you've got the right frame of mind to apply the skills that we're going to talk about. E quindi quando capiamo l'effetto farfalla, il processo VCP e il concetto della diversità, a quel punto noi siamo all'interno, abbiamo l'atteggiamento giusto per poter andare a guardare le tecniche. Now, I could spend hours talking about skill set, but I'm cutting it down to just 20 or 30 minutes of material about skill set. Allora, di competenze potremmo parlare per ore, diciamo che lo stringo per stare nei tempi.
So I'm going to begin by pulling some material from the book that I mentioned earlier, Business, Networking and Sex, Not What You Think. Allora, prendo un po' di spunti dal libro di cui parlavamo prima, no? Il Networking and Sex, che non è quello che pensi. Now, in the research we did with the 12,000 people we interviewed, we found some consistent patterns between men and women. Tornando alle 12.000 interviste che sono la base del libro, abbiamo trovato dei pattern coerenti tra uomini e donne. Now, how do you say men and how do you say women in Italian? Men is uomini, women is donne. Okay. So, one of these represents men, Uomini. Left. and one represents women. Qual è uomo, qual è donna? That's easy. I'm going to point. I'm going to point to one, and I want you to just yell out whether it's men or women. Ok, io punto il dito a uno dei due e voi urlate uomo o donna. Ok? All right, ready? This one. Man. Yeah, of course. It's men. Right to the point. Assolutamente, dritto al punto. Yeah, now what's interesting is that in the research that we did, we found that women were a little more likely to be relational than men, and men were more likely to be transactional than women. Quello che abbiamo scoperto nella ricerca è che le donne tendevano a essere più relazionali degli uomini e gli uomini più, scusate, le donne più relazionali e gli uomini più transazionali. Now, what does that look like in networking? Cosa significa nel networking? Men were more likely to, just kind of get right to the point. Hi, my name is Ivan, let's do business. Okay? Significa che gli uomini vanno più al punto, della serie ciao sono Ivan e questa è la mia attività. Women tended to be a little more relational in the way they networked. E le donne invece sono più relazionali tendenzialmente. Now, when I say this to men, men are like, I don't understand. What's that look like? Quando ne parlo con gli uomini non capiscono, dicono cioè, dimmi meglio. So here's a really, really good example of something I personally experienced. E qui vi racconto un'esperienza personale che secondo me è un ottimo esempio. I'm at a networking event. There's a woman on my left, a man on my right. Io sono a un evento di networking, ho una donna a sinistra e un uomo a destra. A second woman walks up to the three of us. Arriva un'altra donna. The first woman asks the second woman, "Hi, my name's so-and-so. How did you hear about tonight's event?" Allora la donna chiede alla donna che è arrivata, ciao, il mio nome è XY, come hai saputo di questo evento? Not what do you do, what profession are you in, here's my card, none of that. How did you hear about tonight's event? Quindi non chi sei, cosa fai, questo è il mio biglietto da visita, niente di tutto quel genere, è come hai scoperto di questo evento. So the second woman said, "Oh, my friend Sally invited me to tonight's event." E lei risponde e dice, mi ha invitato la mia amica Sally. And the first woman says to the second woman, "Oh my goodness, Sally, you know Sally? I know Sally too." E lei dice, oddio, tu conosci Sally? Anch'io conosco Sally. How did you meet Sally? This is how I met Sally. E come hai incontrato, come hai conosciuto Sally? Questo è il modo in cui io ho conosciuto Sally. Now I look over at the guy, E poi a quel punto io guardo l'uomo and his eyes are rolling behind his head. e gli occhi che It's like, vanno alla serie muovo. who cares about Sally? E chi se ne frega di Sally? We're here to do business. Siamo qua a fare affari, no? Relational. Relazionale, transazionale. That's one of the big differences that we saw. Now here, well, I'll give you more about relational and transactional. Vi do un altro esempio di relazionale e transazionale. So if you had fun with this, let's see if you have fun with the next thing. I'm going to show Vediamo you. se vi divertite con la prossima cosa, ok? Mission. Go to the Gap, which is a store in the United States. Go to the Gap, a store that sells clothes. Go to the Gap and buy a pair of jeans. Missione, andare da Gap, negozio di abbigliamento e comprare un paio di jeans. Men. L'uomo Went to the Gap, took 16 minutes. 16 minuti, This was years ago, jeans were cheaper, $35. ovviamente era anni fa perché oggi costano 16 35 dollari. 16 minutes, he was 16 minuti, orgoglioso, How quickly I did it. Guarda come l'ho fatto veloce.
Women. Donna. Praticamente passa davanti a capo ma non ci entra. Time, 2 hours and 16 minutes. No G's. But jeans, No G's. makeup, and Scarpe e borsa profonda. that's one of the differences. Questa è una delle between men and women. Okay, I showed this to someone the first time I was going to use it. I showed it to a woman. La prima volta che ho usato questo, l'ho fatto vedere a una donna, Now this was 10 years ago. 10 anni fa. She looked at it and she said, L'ha guardato e ha detto, "Wow, she bought all of that. What a great deal." ha comprato tutta quella roba, ha fatto un affare. I was like, that wasn't the point, but okay. Dico, beh, non era quello stesso, però ho capito. All right, so let's take a look at the data. That's enough fun. Let's look at the data. Ok, guardiamo i dati, ci siamo divertiti abbastanza. All right, so I need to look at the English version. Yeah. So average hours spent per week. The average hours spent per week. Allora, tempo medio dedicato ogni settimana. This is Ore, spent parli di networking. ore. The average hours spent networking. Ore trascorse a fare networking. 6.31 hours, roughly 6.5 hours. Ok, circa 6 ore e mezza. Men spent 6.44 hours. Gli uomini 6,44, Women spend 6.19 hours a week on average networking. e le donne 6,19. Okay, Media settimana. now, how much business did they generate from their networking? Now, these weren't just BNI members, this was open to the public. Ok, questo non erano solo membri BNI, era aperto in generale. E quindi quanto business hanno generato in quelle ore, in quel tempo di networking? So, the average worldwide, 12,000 people, the average amount of business generated in networking was 46.7%. Percentuale media mondiale, 46,7%. Men got 43.96%. Uomini 43,96, Women got 49.44%. 49,44. Per tutto il giro che facciamo dei negozi, networking. So let's review. Ok, sintesi. Men spent more time and got a smaller percentage of business through networking than women did. Ok, gli uomini dedicano più tempo e producono meno business. One of the biggest differences was the relational versus transactional. E una delle più grandi differenze era l'approccio relazionale rispetto al transazionale. So we took the data and we put men and women together who were relational in the way they networked, and we took men and women together who were transactional in the way they networked. Quindi abbiamo preso i dati e li abbiamo, suddivisi diversamente. Abbiamo messo insieme uomini e donne relazionali e uomini e donne transazionali. So we didn't look at gender, we looked at relational versus transactional. Quindi qua la variabile non era più il genere, ma era relazionale versus transazionale. And we found that both men and women who were relational in the way they networked generated a higher percentage of business than men and women who were transactional. E abbiamo scoperto che uomini e donne relazionali generavano più business che uomini e donne transazionali. So the key in building a powerful personal network is building relationships with other people. Quindi la chiave per avere una rete e per fare networking in maniera efficace è proprio quello di coltivare le relazioni con le persone. And as you can see here, we have 6.5 hours, roughly 6.5 hours a week of networking, and that includes going to meetings. It means, calling people. It may be sending a thank you card. E questo praticamente sono 6 ore e mezza alla settimana, che include la riunione, magari qualche telefonata, magari qualche biglietto, qualche messaggio di ringraziamento. But here's a really important question: how many of us want to be average? La domanda è: quanti di noi vogliono essere medi?
most of us would like to be above average. Io credo che la maggior parte di noi vorrebbe essere sopra la media, no? And we found that there was a direct correlation between the amount of time that people spent in a relational setting and the amount of business they generated. E io mi sono reso conto che c'è una correlazione diretta tra il tempo che si passa a fare networking e quando si usa l'approccio relazionale. So the more time people spent networking, the more business that they generated through their networking efforts. Quindi più tempo si passa a fare relazione, più business si genera. We found that on average, at least, sort of the optimum number was at least 8 hours a week. Abbiamo scoperto che, diciamo, il numero ideale era circa 8 ore alla settimana. So people that are spending about a day a week building relationships with other business professionals generated a substantial amount of their business through networking. Quindi le persone che dedicavano circa una giornata al networking durante la settimana generavano business in maniera sostanziale attraverso il networking. All right, so let's talk about the next skill set concept that I'm going to talk about. Ok, il secondo pezzo di competenze. You walk into a room, there's a lot of people, where do you start? Allora, entriamo in una stanza, un sacco di gente, da dove inizio? So you look at all of these people, and you're going to see people that are in what I call closed twos and closed threes. E quindi entriamo e cominciamo a vedere gruppetti di persone e vediamo 2 chiusi o 3 chiusi. Closed four would look like a square. E diciamo 4 chiusi sarebbero 4 tipo quadrato, If no? you get 5 or 6 or 7 people, it's like a big circle. Anche 5, 6, 7 ovviamente dopo diventa un cerchio. But these are closed groups. Ma sono gruppi chiusi. When you walk into a networking event, what you want to look for are open groups. Quando invece si va in un evento di networking, quello che cerchiamo sono i gruppi aperti. This is an example of open twos and open threes. Questo è un esempio di 2 aperti o 3 aperti. It's really easy to just kind of slip into this open group and introduce yourself and start a conversation. È molto facile inserirsi in questo tipo di gruppi, no? E cominciare una conversazione. Now, this is really important in BNI. E questo è importantissimo in BNI. When you have the open networking portion of the meeting, you want to make sure that the members are always standing in open twos and open threes. Quando c'è il momento dell'open networking, no, in capitolo, quello che vogliamo è far sì che i membri si trovino sempre in gruppi di 2 o 3 o più aperti. You want to make it easy for visitors to walk around and meet all of the members in the group. Perché così sarà più facile per gli ospiti inserirsi e conoscere tutti. Years ago, we had a chapter in BNI that had a reputation for not being very friendly. Anni fa avevamo un capitolo in BNI che aveva la reputazione di non essere proprio tanto ospitale. I said, okay, we're gonna work on how do you get to be more friendly. Ok, lavoriamo. So the first thing that you want to do is make sure that you're always in open twos, open threes, open groups. Prima cosa, assicuratevi di essere sempre a gruppi di 2, 3, 4, quello che è, aperti. They said, what else do we do? I said, just start with that. Cos'altro facciamo? Cominciate con questo. The reviews they started getting back almost immediately were, E praticamente i feedback che ricevevamo quasi immediatamente sono stati: I don't know what it is about this group, but it was so easy to strike up a conversation with people. They were just so friendly. non so cosa succede in questo capitolo, ma era così facile, mi sono sentito così a mio agio, era facile cominciare una conversazione. It was the same group, Era lo stesso gruppo, but they just made sure to be in an open stance, to feel open and friendly to visitors that came. semplicemente quello che avevano fatto era quello di disporsi in maniera aperta e quindi ospitale e diciamo da poter mettere a proprio agio chi veniva. This is such a simple technique, but very effective. È una tecnica così semplice ma molto efficace. So I taught this to a large group. There were maybe 500 people when I taught this technique. Ne ho parlato a un gruppo di circa 500 persone, molto ampio, And when the meeting was over, I was talking to one of the BNI members. e quando finita la riunione, poi dopo a un certo punto parlavo a uno dei membri BNI And we were standing in a closed two, e stavamo in un 2 chiuso, just like this. così. And he looked at me and he said, Ivan, this is a closed two. E lui mi guarda e mi dice: Ivan, questo è un close 2. I'm like, oh, yeah. 2 chiusi. Ah, ok, va bene, d'accordo. Open two. Adesso è aperto. Third person came in right away.
terza persona si è unita subito. He and I looked at each other and were like, close Noi ci three. siamo guardati e abbiamo detto, adesso siamo tre chiusi, ok, e ci abbiamo. Open 4, open 5, open Poi 6. 4 aperti, 5 aperti, 6 aperti. We got to 8 people and it happened just like that. And the only thing we Era did was, un attimo ed eravamo in 8. this is all we did. E l'unica cosa che abbiamo fatto era di guardarci e poi di aprire. It's such a simple technique. And it's so important in a BNI chapter to make visitors feel welcome. È una tecnica così semplice, ma è così importante in un capitolo BNI far sì che gli ospiti si sentano a loro agio. This, with an effective visitor host, makes all the difference in a chapter. Questo, con un bravo responsabile ospiti, fa tutta la differenza in un capitolo. Okay, so when you walk into a room, where do you start? This is the first slide that I showed. You start On the left. with open 2. Quindi da dove inizio? 2 aperti, 3 aperti. And of course you can Hello. walk up to individuals and have a conversation with individuals. E ovviamente con le persone singole. The introverts don't like that. The introverts don't like to walk up to somebody and introduce Gli themselves. introversi non amano avvicinarsi a qualcuno e presentarsi. The extroverts love it. Invece gli estroversi sì. So do you know what group is best for the introverts to walk up to? Sapete qual è il gruppo migliore per gli introversi? This is going to be counterintuitive. È controintuitivo. The bigger the group, the easier it is for an introvert. Più è grande il gruppo e più è facile per un introverso. Because you just kind of slide in by yourself. Perché semplicemente ti inserisci in maniera proprio molto sinuosa. Nobody notices you right away. È silenziosa e nessuno ti nota, peraltro. But eventually someone will say, hi, my name is so-and-so. How did you hear about tonight's event? E poi dopo alla fine no, semplicemente qualcuno magari ti nota e ti dice ciao, il mio nome è questo, e in che modo sei venuto a conoscenza di questo evento? And they start the conversation. So in either case, the open groups are great for introverts and extroverts. Quindi i gruppi aperti sono comunque un'ottima cosa sia per gli introversi che per gli estroversi. So you go to the networking event, you meet people. Now, one of the questions that I'm often asked is, how do you follow up effectively? Un'altra tecnica, una cosa che mi viene chiesta molto spesso è qual è una tecnica per un follow up efficace. So this is called the 24/7/30 technique of follow-up. Questa è chiamata la tecnica 24x7x30 di follow up. Within 24 hours, drop a note to the person that you met at a meeting. Entro 24 ore manda un messaggio alla persona che hai incontrato. An email is okay, or a handwritten note sent through the mail is very rare, but that's great. Un messaggio mail oppure anche qualcosa scritto a mano, anche se ormai è raro. So you reach out to them and don't sell to them. Quindi semplicemente gli si manda un messaggio senza vendere. You simply say, hey, it was really great meeting you yesterday. I enjoyed our conversation. I hope our paths cross again. Il concetto è molto semplice, sai che è stato un piacere incontrarti ieri, una conversazione estremamente piacevole e mi auguro che i nostri cammini si possano incrociare di nuovo. Okay, within 7 days, now one of the questions that you want to ask them when you're talking to them is what social media platform do you like to use? Per esempio, durante la conversazione con queste persone, una delle cose che sarebbe utile scoprire è quali sono i social media che usa. Find out and write it down. Scoprite e scrivetelo. And within 7 days, connect with them on the social media platform they like. Whether you like it or not, the one they like. E entro 7 giorni prendete contatto e collegatevi sulla piattaforma, sui social media che piace all'ospite, a quella persona lì, non a voi. So if you really want to connect with somebody, you go where they like to hang out, not where you like to hang out. Perché se vogliamo stabilire una connessione con qualcuno, andiamo dove piace a loro, non dove piace a noi. So I learned this from my kids, my children. L'ho imparato dai miei figli. My oldest is 35, but when she was 17, Mia figlia grande adesso ha 35 anni, ma quando aveva 17 anni, I would call her on the phone, she wouldn't answer. io la chiamavo al telefono e non mi rispondeva. I texted her, she'd answer immediately. Se le scrivevo un messaggio mi rispondeva subito. I was like, really? Honey, you know this is a telephone, right? You listen here, you talk here. Lo sai che questo è il telefono, no? Il telefono significa che io parlo, chiamo, mi rispondi. She's like, yeah.
Sì, sì, Fabio, sì, sì. So I learned that if I wanted to talk to Ashley, my oldest daughter, I had to text her. Quindi ho imparato che se io volevo parlare con la mia figlia più grande, Ashley, dovevo mandarle messaggi. Now my second daughter is 32. La mia seconda figlia oggi ha 32 anni. When she was 16 or 17, I would try to connect with her by phone. E quando aveva 16-17 anni io ovviamente volevo entrare in contatto con lei tramite il telefono, no? I call her, nothing. Quindi la chiamo, niente. I text her, Le scrivo, niente. I spoke to my late wife and I asked her, I said, Dorian won't respond to my phone calls or my texts. E praticamente parlo con la mia moglie e praticamente le dico, ma mia figlia non risponde al telefono, non risponde neanche ai messaggi. Now this is 15, 16 years ago. 15-16 anni fa. So my late wife said, oh, you have to WhatsApp her. E devi mandare un messaggio su WhatsApp, non un SMS. I said, what's WhatsApp? Cos'è WhatsApp? I didn't know what it was. Io non lo sapevo cosa fosse. So I downloaded WhatsApp. E quindi ho scaricato WhatsApp. One day I called her, nothing. Un giorno la chiamo, niente. I texted her, nothing. SMS, niente. I messaged her on WhatsApp, she responded immediately. WhatsApp, subito mi ha risposto. Okay, fine. Then came my son. Poi è arrivato mio figlio. Yeah. He was a gamer, he loved to play games. Lui era un gamer, no? Gli piaceva giocare. So I knew he didn't talk on the phone, I didn't even try. Sapevo che lui non parlava al telefono, quindi assolutamente non ci ho neanche provato. I texted him, he didn't respond. SMS non ha risposto. I knew he didn't like WhatsApp. Sapevo che non gli piaceva WhatsApp. But he liked games and he played a lot on a platform called Steam. Ma giocava molto volentieri su una piattaforma che si chiama Steam, And Steam has an instant messaging feature. che ha un sistema di messaggistica istantanea. So I went to Steam and I bought a game. Quindi sono andato a Steam e ho comprato un gioco. I downloaded the game. Ho scaricato il gioco. The only reason I bought the game was so that I could instant message my son. E l'unico motivo per cui ho comprato il gioco è che potevo messaggiare con mio figlio. I would instant message him and he'd be like, yeah, what do you want? E lui mi rispondeva di sì, papi, cosa vuoi? But he'd respond. Però almeno rispondeva. So I learned that if I wanted to talk to my children, I had to go where they were, not where I was. Quindi ho imparato da loro che se io volevo parlare e comunicare con i miei figli, dovevo andare dove erano loro, non dove ero io. I would prefer to just talk to them on the phone. What an idea. La mia idea era semplicemente di parlarsi al telefono, But they wanted to connect in other ways. ma loro volevano connettersi in altri modi. And this is a similar concept. You want to connect with people in the method that they like to communicate to. E questo è esattamente il concetto, cioè noi vogliamo connetterci con loro nel modo in cui loro vogliono. So you go to the social media platform they like, and then you comment on things. You interact with them on that social media platform. E quindi andiamo lì su quella piattaforma che piace a loro e lì commentiamo i loro interventi e interagiamo con loro lì. And don't sell to them. E non vendete a queste persone. 24/7, 30. At 30 days, you reach out to them and set up a one-to-one. 30 giorni significa entro i 30 giorni organizzate un one-to-one con loro. Reach out to them and say, hey, we met a month ago. I have followed you on social media. I really enjoyed this post or that post. And I'd love to get to know you better in your business. Allora, dopo 30 giorni, one to one, il messaggio è: ci siamo incontrati un mese fa, diciamo ti ho seguito sui social media, ci siamo connessi, mi piace questo e quest'altro di quello che hai scritto, mi piacerebbe conoscere meglio anche la tua attività professionale. So maybe we can meet over coffee or over lunch and learn. I'd love to learn more about what you do. E mi piacerebbe, se ti va, che ci incontrassimo magari, che ne so, per un caffè, per un pranzo, mi piacerebbe sapere meglio di cosa ti occupi. And then you know how to do one-to-ones. You meet with them and you learn about what they do, and hopefully then you're able to tell them what you do. E quindi voi sapete come si fa il one to one, no? Allora a quel punto si va, si fa il one to one in
ascolto, e quindi si impara che cosa fanno loro e poi si spera che, diciamo, possiate anche voi avere la possibilità di raccontare di voi. And don't sell to them. E non vendete. It's about building a relationship. Non è andare in vendita, è costruire relazioni. If they have any need at all for the products or services that you offer, they're going to mention it to you. Perché se loro avessero un bisogno che riguarda i servizi che voi potete offrire, i prodotti che vendete, saranno loro a dirvelo. If you're trying to sell to them at this point, you're not even at credibility. And yet, you may be trying to sell to them. It's a bad thing to do. E se cercate di andare in vendita con loro, non avete minimamente un rapporto di credibilità, è assolutamente una pessima idea. This is what I mean by where people think that networking is just about walking around, shaking hands, and passing out business cards. Perché, e questo è proprio il problema, no? Le persone pensano che il networking sia semplicemente il fatto di girare, mollare bigliettini, stringere la mano e fine. If you network like that, you're basically understanding that even a blind squirrel can find a nut. You're going to stumble over it. E se fate networking in questo modo, sicuramente, praticamente è la stessa cosa di pensare che magari uno scoiattolo cieco possa inciampare in una ghianda. The truth is that networking is more about farming than it is about hunting. It's about cultivating those relationships with people. L'idea è che proprio il networking è più fare come l'agricoltore che non come il cacciatore, e quindi l'idea è quello di sempre coltivare le relazioni. And this is the way that you want to follow up. So you can make that one connection that then allows you to possibly connect again and again, or be introduced to someone else. You use the butterfly effect to build that relationship. E quindi l'idea è che possiamo assolutamente trovare delle connessioni, che siano delle connessioni con cui andare poi pian piano attraverso il processo BCP a un altro livello, per poi dopo poter essere presentate a qualcun altro. So there are many more skill set things I can talk about. That was the last one, but I do want to wrap up my presentation before I do Q&A. Allora, ci sono tante altre tecniche di cui posso raccontarvi. In realtà in questo momento, diciamo, volevo un po' chiudere la mia presentazione per dedicare anche dello spazio poi alle vostre domande. And by the way, if you're interested in knowing what social media platform I like to I'm on all of them pretty much, even TikTok. E se volete sapere quali sono le mie piattaforme preferite, io sono un po' dappertutto, anche su TikTok. But the one that I'm most active in is Facebook. Ma quella su cui sono più attivo è Facebook. The public page for Facebook. La pagina pubblica di Facebook. So it's facebook.com/ivanmisner.bni. Come vedete lì. Yeah, it's that. Good. Okay. I'm going to tell you one last story, and then we'll open it up for questions right away. Yeah, is that the plan? Vi racconto una storia e poi dopo apriamo le domande, va bene? Okay. So, with what I talked about today, both the mindset and the skill set, I talked about the butterfly effect and the VCP and diversity. Oggi abbiamo parlato un po', diciamo, di cose diverse per il networking, no? Quindi l'atteggiamento, poi dopo le competenze, abbiamo parlato dell'effetto farfalla, della diversità, del processo VCP. I talked about skill set like open twos and closed twos and the 24/7/30. E poi abbiamo parlato di competenze come per esempio i 2-3 chiusi o aperti piuttosto che il 24/7/30. The key is to practice this stuff. Practice. Ovviamente la chiave di tutto è pratica. And don't worry about making mistakes. You're going to make mistakes as you go. It happens. It's inevitable. E non vi preoccupate di fare sbagli, perché sbaglierete. È inevitabile. Biggest mistake I made happened to be on live television. L'errore più grande che ho fatto in uno spettacolo televisivo live. I had an opportunity to do an interview on a live TV show in Connecticut, US. Ho avuto l'opportunità di fare uno show televisivo live nel Connecticut. And this is when my first big book came out. I hadn't done very many interviews, and so I was a little nervous about all this. Ero un po' nervoso perché era uscito il mio primo libro, non avevo ancora fatto tante interviste. And my publicist said, "Are you willing to do a live interview?" And I said, "Yeah, of course." E il mio editore mi dice, sei disposto a fare un'intervista live? E dico, certo, assolutamente. She said, "No, this is live."
Dice, no, occhio, è live. Whatever you say, whatever you do, will show up on live television. Nella serie tutto quello che dici, tutto quello che fai sarà in televisione live. And this is one of the biggest shows in Connecticut. There are millions of viewers. E questo è uno degli show più famosi nel Connecticut con milioni di spettatori. Are you okay with this? Ci stai dentro? And I said, well, I was. Now you're making me nervous. Ci stavo dentro, però adesso mi rendi un po' nervoso. And she said, well, and there's one other thing. E c'è un'altra cosa. I said, what is it? She said, Cos'è? you have to do something visual. Devi fare qualcosa di visivo. I said, visual? What do I do that's visual? I talk about networking. E cosa faccio di visivo? Io parlo di networking. I do run up and down the aisle and shake people's hands and hand out business cards. Cosa faccio? Cioè, perché io mi alzo, parlo, stringo mani, do biglietti da visita, cosa vuoi che faccia? She said, I don't know, you're the expert, you come up with something. E dice, no, non lo so, tu sei tu l'esperto, inventati qualcosa. So I said, okay, I'll come up with something. Dico, ok, va bene, mi invento qualcosa. And I came up with this really stupid idea, lame. E io vengo fuori con questa idea veramente stupida. It was the tools to network. Era il concetto degli strumenti di networking. And I brought in a little toolbox. E entro con una piccola cassetta degli attrezzi. And I had, lapel pin and business cards and a badge and cards and a card file. E avevo il pin, poi dopo avevo, che ne so, il badge, poi dopo avevo, che ne so, degli altri strumenti, la penna, biglietti da visita. And I knew it was silly. And I needed something else. Mi serviva qualcos'altro perché era banale. So I said to the director who was driving me to the studio, I think I got another idea. What do you think about this? E dico al regista, no? Che praticamente mi stava accompagnando lì, e dico, diciamo un'idea, cosa ne pensi di questo? He said, well, what's the idea? E mi dice, qual è l'idea? I said, well, when the host, at the end of the interview, I'll ask her to hold up the book at the end of the interview. Allora, alla fine dell'intervista io chiederò all'anchorman, al presentatore, di alzare il libro. And when she holds up the book, I'll say, oh, careful. E quando lei alza il libro, io dico, attenzione, Because that's hot. perché dico che... Yeah, do that. E lui mi dice, fallo, va benissimo. Again. So, I was in the green room for this show called the Fairfield County Exchange. E io ero in questa sala verde, no? Quella verde di questo show che era the Fairfield View Exchange. Fairfield County Exchange. Fairfield County Exchange. And the green room is where everybody who's about to go on sits and waits. E quindi nella sala verde c'erano tutti quelli che era la sala d'attesa di tutti quelli che poi dopo dovevano entrare, no? And this was a huge show. I had never seen so many people on a show, on a TV show before. Ed era uno spettacolo veramente grande, era uno show grande, io non avevo mai visto così tanti spettatori lì. And we're sitting there and we're watching the show live on television. E siamo lì, praticamente guardiamo lo show live, no? In televisione. And someone walks by the door dressed as a Native American. E c'è qualcuno che passa, no? Ed è vestito come un indiano. And then somebody walked by like a construction worker. E un altro che è vestito come un muratore. And then a police officer. E poi un poliziotto. And a naval sailor. E poi un marinaio. Someone said, that looks like the village people. They're very village people. Okay, so you know the village people, right? Yeah. No? So I said, that looks like the village people walking by. E io dico, ma sembrano i village people. And we're like, no, we can't have the village people on the show. Ma no, ma vai in questo show. But just in case, I'm going to put a little bit more of that stuff in the... Ma Yeah, go ahead. per ogni evenienza facciamo che metto un pochino più di miccia dentro. It's called flash paper, and the more you put in, the bigger the... Praticamente è una miccia, no, che è chiamata flash paper in inglese, non mi chiedete l'italiano, però il concetto è che più ne metti e più farà fiammata, no? So I'm now waiting to go on, and we're watching live on TV. Allora noi stiamo guardando tutto live e aspetto il mio turno, no?
And they say on TV, and next, ladies and gentlemen, next on the Fairfield County Exchange. E l'annunciatore dice, e adesso arrivano e annuncia, The Village People! e dice, the village people. And Dr. Ivan Misner to talk about networking. Dovrebbe essere che parla di networking. And I'm like, are you kidding me? I go right after the Village People? Ma state scherzando? Cioè io dopo i village people? This is going to be horrible. I'm going to put a little more flash paper. È tremendo, c'è un altro po' di carta dentro. Of course, the Village People go on, right? And they're singing, and the camera goes out to the audience, and the audience is all on their feet, they're dancing. E praticamente loro ovviamente sono beige, tutti che cantano, che si alzano, no? che ballano. And I think, oh my gosh, this E io is so embarrassing. sono imbarazzantissimo. Of course, what's the last song they do? E qual è l'ultima canzone che fanno? YMCA. And so they're doing this, YMCA. Che ballano. The entire audience is on their feet. They're all doing this, C'è YMCA. tutto il pubblico in piedi che balla. Oh my God, I go on next. I'm going to put just a little bit more fun. Oddio, dopo tocca a me, adesso metto un altro po' di micia dentro. So a couple of moments later, a producer comes running into the green room and says, Misner, who's Misner? E praticamente arriva il produttore 2 minuti dopo e dice, Misner, chi è Misner? I'm like, that's me. I said, okay, the Village People ran long, they ran late, so we need to get you in really quick, we need to put a microphone on you, and you're going to be on in just a few minutes. E quindi praticamente loro sono andati lunghi e quindi adesso dobbiamo fare veloci, devi entrare, attraverso il microfono, eccetera, e poi dopo bisogna essere molto molto veloci. So I said, okay, just a second. Dico solo un secondo. No. They take me in, I sit down, there's a woman and a man right next to me doing the interviews, the woman's doing most of the interviews. Allora, entro praticamente dove siedo, c'è un uomo e una donna, e la donna è quella che fa la maggior parte dell'intervista. So I'm going to tell her what I'm going to do. E io voglio dirle quello che farò. But there's some big burly guy with his hand at my back doing a microphone, and I'm trying to talk to her. E mentre io cerco di parlarle c'è uno che mi ravana tutto per microfonarmi. And I say to her, hey, look, when we get to the end of the interview, would you mind just holding up a copy of my book? E dico, quando arriviamo alla fine dell'intervista, ti dispiace semplicemente tenere su una copia del libro? And when you hold up the book, I'm going to... E quando tu alzi il libro, a quel punto io... And the director walks over and says, no, I don't want her holding up a copy of the book. We're going to have a JPEG on screen. I don't want her to hold the book up. E il regista arriva e dice, no, io non voglio che lei tiri sul libro, avremo un JPEG sullo schermo e lo facciamo noi, assolutamente lei non tira su niente. So the host sees, the blood draining from my face, because that's my big close. Ovviamente tutti vedono il mio primo piano, lei mi vede in faccia, mi vede proprio che sbianco. And so she says to me, I'm the host. What do you want to do? E allora lei dice, beh, sono io la presentatrice, cosa vuoi fare? I said, oh, thank you so much. When we get to the very end, I want you to hold up a copy of the book, and I'm going to... E grazie mille, assolutamente. Quindi alla fine dell'intervista mi piacerebbe tanto che lei tirasse su una copia del libro. Now my microphone is live, it's hot, and the director is hearing me conspire with her. Ora a quel punto aveva acceso il microfono e quindi il regista sente che io sto cospirando con lei. And the director comes over and says, hey, you two, I told you, no, don't hold up a copy of the book. E quindi lui ritorna fuori e dice, ehi, voi due, io vi ho detto, no, niente libro. And you are on live in 5, 4, 3. E si va in onda tra 5, 4, 3. And so the host says, oh, don't worry about it, I'll just go with it, whatever you do. E la presentatrice mi dice, non ti preoccupare, io tiro sul libro, tu fai quello che devi fare. So I do this interview, I've got the stupid toolbox, it's really silly. Io faccio questa intervista con quella stupida cassetta degli attrezzi, proprio banale. But I know I have a good ending. Però io so che avrò un ottimo finale. We get to the end of the interview, and she holds up a copy of my Arriviamo book. alla fine dell'intervista e lei tira su una copia del libro. And she says, I have here a copy of Dr. Misner's book. E lei dice, e qui ho una copia del libro del dottor Misner. And I say,
careful, and she says, why? E io dico, attenzione, And I take her, perché? I open it up, and I went, "Choo." E io apro la miccia e faccio scattare But I tutto. maybe put too much flash. Ho esagerato con la miccia. Because the book goes, Il libro fa una fiammata pazzesca. she says, Non devo tradurlo questo. she jumps into the lap of her co-host. Praticamente si butta addosso al suo She's co-presentatore. lying in his lap, going, Praticamente lei è sdraiata su di lui che urla. She says, she's clutching her chest, and she says, oh, thank goodness I didn't swear on live television. E lei, mentre si tiene il petto, praticamente dice: meno male che non ho imprecato mentre eravamo live. We're still on live television. Ma siamo ancora live. I look over the director, and the book, the book like caught fire. Il libro sarà incendiato e tutti lì che cercavano di spegnere. I look over at the director's like this. Il regista che faceva così. What I didn't realize was these were the old cameras, like 25 years ago, the really big cameras in television. Quello che non avevo ancora considerato era che 25 anni fa le telecamere erano molto grandi. The flash blinded all three cameramen. E il flash aveva accecato tutti e tre i cameraman. All three cameramen are going like this. Quindi tutti e tre facevano così, si stropicciavano gli occhi. Nobody's manning the cameras. She's yelling, screaming, lying Perché in the nessuno che lap. gestisce le camere, lei che urla come una matta tenendosi il petto. The co-host, E il presentatore, who has said nothing throughout this entire interview, che non aveva detto niente per tutta l'intervista, says his first words. dice le sue prime parole. He looks off camera and he says, "Wardrobe, new pants for her, please." Allora, lei vi parla, dice: guardaroba, nuovo intimo per la signora, grazie. I look off stage and there's my BNI director going, "That was visual." Scendo dal palco e c'era il mio director BNI che mi dice: questo sì che era visivo. But we should leave now quickly. Però adesso è meglio se ci rendiamo velocemente. So in many states around the United States, I'm considered an expert in networking, but in Connecticut, I'm considered an arsonist. Quindi ovviamente in tanti stati degli Stati Uniti io sono considerato un esperto di networking, ma nel Connecticut sono considerato un incendiario. Piromane. Connect. So, practice. You can't do any worse than I did on live television. Quindi praticate, non potete fare peggio di quello che ho fatto io quella volta. Okay. All right, what I'd love to do now is to answer any questions that you might have. You'll be first. The only dumb question is the unasked question. Whatever's on your mind, I'm happy to talk about it. If you have a question about BNI, if you have a question about how do you scale a business, if you have a personal question, I'm happy to answer those. Ok.